In diretta dall'Auditorium del Foro Italico in Roma, la RAI Radio Televisione Italiana presenta Papaveri e Papere. Bentornati in soffitta! Per questa puntata del nostro podcast dedicato alle donne più belle e sensuali del cinema italiano degli anni 80 e 90, oggi vi racconterò la particolare storia della bellissima Claudia Coll, passata dall'essere un'icona sexy del cinema erotico a quasi suora. Ma prima di iniziare, scrivimi in un commento quale personaggio vorresti vedere sul canale e visita la playlist per recuperare anche gli altri episodi. Ti lascio il link nella descrizione del video. Iscriviti alla soffitta e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui miei contenuti. Vi ricordate di Claudia Coll? Che fine ha fatto? La raccontiamo dagli esordi alla svolta mistica. Sì, perché da attrice di successo e star delle fiction, oggi Claudia Coll è una donna di fede. Senti, nella vita ci vuole chiarezza. Tu invece hai le idee un po' confuse. Negli anni ha intrapreso un percorso di conversione che l'ha spinta ad allontanarsi dai riflettori della TV e a dedicarsi agli altri, con iniziative e associazioni benefiche. Classe 1965, Claudia Coll è stata considerata sin dagli esordi un'icona di bellezza. Il tempo per l'attrice sembra essersi fermato e il suo fascino, nonostante gli anni, resta immutato. Il vero nome di Claudia Coll è Claudia Maria Rosaria Colacione. Nasce a Roma il 17 maggio del 1965. La sua famiglia ha origini italo-rumene. Frequenta il liceo classico Orazio a Roma e prosegue gli studi alla facoltà di medicina per 4 anni. Segue diversi corsi di teatro e ottiene alcuni piccoli ruoli. Ma il successo arriva nel 1992, quando il regista Tinto Brass la sceglie per la parte da protagonista nel film Così fan tutte. La pellicola ottiene un buon successo e lancia la Coll come diva del cinema erotico, rendendola molto popolare negli anni 90. Piccola parentesi su quello che vi andrò a raccontare. Oggi Claudia è molto diversa dalla donna che abbiamo conosciuto nel film di Tinto Brass. Non vi dirò quale io preferisco, perché ognuno è libero di avere le sue idee e con questo video la voglio omaggiare, non di certo giudicare. In seguito all'esperienza con Brass, recita anche nel film episodi Miracolo Italiano del 1994, nel quale interpreta una fan di Kevin Costner che cede poi alle lusinghe di Ezio Greggio, e in Cucciolo del 1998, dove aiuta a crescere il personaggio interpretato da Massimo Boldi, prigioniero della sindrome di Peter Pan. Approda poi anche nel mondo televisivo. È il 1995 quando Pippo Baudo chiama Claudia Coll per presentare, con lui e Anna Falchi, il Festival di Sanremo. Questa partecipazione apre la strada a nuovi lavori per la Coll, che appare in alcune fiction per la TV. La ritroviamo così nel biennio 1997-1998 accanto al grande Nino Manfredi in Linda e il Brigadiere. Negli anni 2000 recita anche nell'Impero e Valeria Medico Legale. Claudia Coll ha un figlio, Jean-Marie, che ha adottato nel 2010. Il ragazzo, originario del Burundi, è arrivato in Italia quando aveva 16 anni e in gravi condizioni di salute. L'attrice è legatissima al ragazzo ed è stata proprio lei a restare al suo fianco nei momenti più difficili, quando doveva sottoporsi a un trapianto di reni. Jean e Claudia hanno un rapporto speciale e bellissimo, dice l'attrice, cresciuto negli anni anche nel segno della preghiera. L'attrice ha però raccontato che il figlio non la chiama mamma. Jean-Marie infatti è in contatto continuo con la madre biologica che vive in Burundi. È onesto che chiami lei mamma e non me, ha confessato Claudia Coll in un'intervista TV. Io e Jean-Marie preghiamo spesso insieme. Sono stati anni difficili, aveva bisogno di cure mediche e non era facile per me compiere le scelte giuste. Tutte le decisioni le ho prese pregando e ho avuto anche dei segni speciali e bellissimi che solo la fede ti fa leggere. Sì, perché negli anni 2000 per la Coll è arrivata la conversione. L'attrice, in occasione del giubileo, si è riavvicinata, dopo anni di lontananza, alla fede cattolica. L'inizio del suo percorso è arrivato quando una sua amica l'ha accompagnata a San Pietro per attraversare la Porta Santa. Da allora per lei è cominciata una svolta mistica, con un riavvicinamento alla fede particolarmente intenso che l'ha portata a stravolgere la sua vita e a cambiare certe cose. Fra i primi passi intrapresi da Claudia Coll c'è stata la riconciliazione con i suoi genitori, da cui in passato si era allontanata. Ospite di Pierluigi Diaco nello show Ti Sento, Claudia ha parlato della sua conversione, svelando anche un episodio particolarmente forte legato ad essa. Nonostante la sua fede fortissima, cresciuta nel tempo, Claudia Coll ha deciso di non diventare suora,
continuando a svolgere il suo lavoro per gli altri da laica. Una decisione presa per continuare a dirigere la sua accademia, ma anche per amore del figlio. L'attrice soffre anche di celiachia, una malattia che le è stata diagnosticata qualche tempo fa e l'ha portata a impegnarsi per aiutare altre persone affette da questa patologia. Claudia Collo, infatti, è stata presidente onoraria dell'Associazione Italiana Celiachia Onlus, che supporta i pazienti che soffrono di celiachia. Oggi Claudia Collo guida un'associazione, la Onlus Le Opere del Padre, che ha fondato lei stessa per aiutare a sostenere le persone che hanno particolari sofferenze psicologico-fisiche, in particolare in Africa. Accanto al suo impegno per gli altri, accompagna il suo ruolo di madre di Jean-Marie, con cui il legame è sempre più forte. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like e condividi. Arrivederci alla prossima puntata, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao! Ciao!